buon anno, buon 2022. Oggi è il primo video dell'anno e questo primo video dell'anno è un video un po' particolare, un po' diverso dal solito. Questo è il canale Non Solo Mamma Raccontami e io sono Federica. Un video un po' diverso dal solito, dicevamo, sì, perché l'ho preso come idea da un canale che ho scoperto di recente, proprio questi primi giorni dell'anno, che mi piace tantissimo, che sto già seguendo molto assiduamente, cui ho già recuperato un po' tutti i video del passato. Questo canale è quello di Manuela Corigliano, Manuela & Co. E il video che mi ha ispirato è relativo a un book tag, ovvero 6 domande e 6 risposte a tema libri, ma non solo. Vi lascio in descrizione il link del canale di Manuela, che è un canale trilingue, italiano, francese e spagnolo, parla di libri in una maniera veramente molto appassionata. Mi piace molto il suo stile comunicativo, insomma io ve lo consiglio. Ma adesso parliamo di questo book tag. Dunque, la prima domanda è: quanti libri leggerai nel 2022? Allora, questa è una domandona, la cui risposta è ovviamente dipende. Dipende da un sacco di fattori, dipende da quanto tempo riuscirò veramente effettivamente a ritagliarmi per leggere. Dipende anche da quanti libri susciteranno la mia curiosità, ovviamente. I libri non sono il mio lavoro, sono veramente una mia passione, sono un piacere. Leggo in ogni momento libero della mia giornata, ho sempre un libro nella borsa o sul Kindle, in modo tale che riesca sempre a occupare i momenti liberi, in fila alla posta, in fila a fare benzina, eccetera. Solitamente non riesco a leggere più di un libro alla volta, ma leggendo, appunto, come dicevo, sempre nei momenti liberi, a volte mi capita anche di leggere più di un libro alla volta, perché magari il libro che stavo leggendo mi è rimasto a casa sul comodino e quindi in macchina, mentre sono in fila, tiro fuori qualcos'altro, magari dal Kindle, e inizio a leggere anche qualcos'altro. Non è una pratica che mi piace molto, mi piace iniziare un libro e poi finirlo, però diciamo che qualche volta può capitare. Non sono una persona che si dà degli appuntamenti del tipo leggerò 25, 30, 50, 150 libri in un anno. Non mi piacciono molto queste sfide perché ritengo che la lettura non sia una gara, la lettura non è a chi li legge di più, ma la lettura è veramente un piacere, un viaggio con la fantasia, con la mente, uno scoprire nuove culture, nuove realtà, e è questo che mi interessa. Tant'è vero che a questa domanda, quanti libri leggerai quest'anno, mi verrebbe da rispondere tutti quelli che susciteranno in me la mia curiosità, tutti quelli che riuscirò a leggere e che potranno darmi qualcosa in più, che credo potranno darmi qualcosa in più. Ecco, un'indicazione che potrei dare su questa domanda effettivamente è quello di tenere traccia di ciò che leggo in maniera un pochino più organizzata rispetto al passato. Penserei di riprendere il mio profilo Goodreads eventualmente e marcare lì, diciamo, quelli che sono le mie letture, però non mi prefisso un numero diciamo determinato. La seconda domanda è: 5 libri prioritari per il 2022. Allora, tutti i libri che sono nella mia TBR sono libri prioritari, perché comunque sono libri che ho messo lì, in qualche modo mi hanno incuriosito, ne ho sentito parlare bene e quindi vorrei leggerli. Però per rispondere a questa domanda devo fare una piccola premessa. Da quando mio figlio di 9 anni, mio figlio grande, legge in autonomia, lui è un grande lettore, gli ho passato questa passione della lettura e devo dire che sono molto soddisfatta di questo. I libri che io leggo sono anche un pochino i libri che poi alla fine dovranno piacere a lui, perché mi spiego. Lui ha sempre amato sentirsi raccontare le storie, tant'è vero che il nome Mamma Raccontami del mio blog viene proprio da questo. Adesso che è autonomo nella lettura e quindi riesce anche lui a riassumere quello che sta leggendo, gli piace molto partecipare alle mie letture. Quindi io in qualche modo leggo dei libri che poi possano piacere anche a lui. Se sono dei libri espressamente per adulti con degli argomenti particolari, un po' difficili da capire per un bambino di 9 anni, cerco ovviamente di fare un riassunto, di alleggerirlo e di raccontarvi solo i punti salienti senza magari troppa
entrare nei particolari. Se invece è un libro ovviamente più semplice, è molto più semplice anche raccontarglielo. Quindi quando scelgo i libri da leggere, in qualche modo mi viene sempre da pensare: questo libro piacerà a lui o no? Inoltre devo aggiungere che da quando ho in piedi questo progetto Mamma Raccontami, il mio pensiero è anche: leggo questo libro e poi lo propongo a chi mi segue, e quindi diciamo che spesso mi capita di leggere libri che siano inerenti al periodo che stiamo vivendo. Ad esempio adesso è appena finito il Natale e sul mio canale Telegram di Mamma Raccontami, del quale magari vi metto il link sotto in descrizione, ho realizzato un calendario dell'avvento in cui nei 24 giorni dell'avvento ho consigliato un libro al giorno per bambini a tema Natale. Sono tutti libri che io ho letto effettivamente e che ho proposto appunto a chi mi segue, però a tema Natale. Quindi per rispondere a questa domanda ho scelto 5 giornate di quest'anno, che si presenteranno in quest'anno, 5 giornate mondiali, e ho associato a queste giornate un libro che vorrei leggere, che non ho ancora letto e che vorrei leggere. E venendo alle 5 giornate, quindi partirei con la prima giornata, a mio avviso più importante di questo mese, che è il 27 gennaio, la giornata della memoria. Devo dire che per questa occasione ho già prenotato in biblioteca una quantità corposa di libri per bambini riguardo all'argomento, riguardo all'Olocausto, per affrontare appunto questo tema in casa. È un tema molto discusso a scuola, mio figlio già l'anno scorso ne ha parlato molto a scuola. Non è sempre semplice tutti gli anni trovare cose diverse, anche se ci sono tantissimi libri sul tema. Io mi sono informata su questi libri, mi sembrano molto interessanti, vorrei leggerli e poi, se arrivano in tempo, riesco a fare tutto in tempo, appunto mi piacerebbe fare anche un video a tema, ma questo vedremo, vi farò sapere. Approfitto per dirvi che se vi iscrivete al canale e attivate la campanella vedrete appunto quali sono le mie prossime pubblicazioni. Ma venendo al libro che ho scelto riguardo a questa giornata, ho scelto un libro famosissimo, un libro che non ha bisogno di presentazioni, un libro che però io ho letto solo a tratti nella mia giovinezza e che mi piacerebbe invece leggere nella sua totalità. Si tratta del Diario di Anna Frank. Un libro appunto che non ha assolutamente bisogno di nessuna presentazione, che però è un libro adatto anche a bambini, ragazzini dai 12 anni in su, quindi è un libro che, se proprio non vorrà leggere mio figlio, ma comunque potrò sicuramente raccontare. Per cui per celebrare questa giornata avrei scelto appunto il Diario di Anna Frank. La seconda giornata invece che ho scelto è la Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo, una giornata a mio avviso importante per far comprendere lo stato della donna nel mondo, come viene vista, a che punto siamo con le differenze di genere e come viene vista la donna anche in altre culture, non solo nella nostra italiana. Anche per questa giornata devo dire che ho molti libri che trattano l'argomento, molti libri per bambini e che abbiamo già letto in casa, ma io, in quanto madre di 2 bambini maschi, sento una responsabilità molto grande di crescere appunto i bambini consci di quello che è tutto il mondo che ruota intorno al gender gap e all'importanza appunto che ha questo argomento. Per cui tendo a leggere libri anche per me, per informarmi meglio, per avere una dialettica diversa nel poter parlare di questi argomenti, e per questa giornata quindi ho scelto un piccolo libro, sono 56 pagine, è la trascrizione di un TED Talk del 2012 di una scrittrice molto famosa nigeriana che si chiama Chimamanda Ngozi Adichie, un nome un po' difficile per me. È una scrittrice molto famosa, è anche la scrittrice di Americana, che io ho letto e che devo dire mi è piaciuto molto, in alcuni punti leggermente lento, ma comunque un libro che consiglio. Ecco, vorrei leggere questo piccolo saggio perché di questo saggio ho letto delle bellissime recensioni. Devo dire la maggior parte sono delle recensioni ottime, ma ne ho lette anche un paio veramente veramente negative e quindi sono curiosa di leggerlo e di farmene io poi una mia idea. È possibile anche vedere il TED Talk in inglese su YouTube.
Io preferisco avere il libro perché mi piace proprio che questi argomenti girino per casa, ecco, e quindi più che vedere un video che poi una volta visto rimane lì, mi piace proprio che i libri rimangano a giro per casa, specialmente su alcuni argomenti. Quindi questo piccolo libro è il libro che vorrò leggere in occasione appunto della Giornata Internazionale della Donna. Terza giornata, il 27 marzo, Giornata Internazionale del Teatro. Chi mi conosce un pochino sa che io in passato ho fatto molto teatro, quindi ho letto molti testi teatrali proprio per andare in scena. Però devo dire che il testo teatrale non è un genere letterario che normalmente leggo, se non appunto per necessità, e ho voluto scegliere questa giornata per ridare una chance anche ai testi teatrali, e ho scelto un testo teatrale particolare che in pochi conoscono, di un autore molto conosciuto, un autore di prosa, un autore che non ha bisogno di presentazioni. Sto parlando di Gabriel García Márquez, autore colombiano, premio Nobel per la letteratura nel 1982, Cent'anni di solitudine, L'amore ai tempi del colera, insomma non c'è bisogno di parlare di lui. Pochi sanno però che Gabriel García Márquez ha scritto anche un testo teatrale, un monologo, un atto unico che si chiama Diatriba d'amore contro un uomo seduto. È un atto unico, una pièce teatrale veramente particolare, una donna, la moglie di questo uomo seduto che sta in scena tutto il tempo di spalle, Graciela, che si sfoga contro il marito e lo accusa di avere distrutto il loro matrimonio. Una pièce teatrale che si preannuncia essere molto interessante, profonda, che affronta temi della crisi matrimoniale ma anche della crisi esistenziale. In qualche senso affronta anche un po' il discorso del femminismo e comunque della differenza di genere di cui parlavamo prima, anche se non è espressamente scritto, è stato scritto per quello. Ho letto delle recensioni molto valide, mi incuriosisce molto leggere un testo teatrale di tale autore, e quindi questo è quello che ho scelto per il 27 marzo. Il 22 aprile invece sarà celebrata la Giornata Mondiale della Terra. Per questa occasione ho scelto un libro che è abbastanza nuovo, stato pubblicato a novembre del 2020 da un autore americano che si chiama Jonathan Safran Foer, e è un autore che ha scritto anche un altro libro ad argomento allevamenti intensivi, ed è quindi molto attento all'argomento terra, all'argomento cambiamento climatico e problemi dell'ecologia. Mi ha incuriosito, devo dire, molto il titolo, che è appunto Possiamo salvare il mondo prima di cena. Un testo di cui ho letto recensioni molto positive, sembra che unisca storie di vita quotidiana a argomenti più saggistici riguardo proprio a che cosa si può fare per salvare il pianeta. La domanda che si pone lui è perché, nonostante tutti siamo abbastanza consci del fatto che il mondo sta avendo delle difficoltà, la nostra terra sta avendo delle difficoltà dal punto di vista climatico, perché poi non riusciamo, la maggior parte di noi non riesce a compiere piccoli passi per poter aiutare il pianeta a non distruggersi. C'è una frase, una citazione sua iniziale di questo libro che mi è piaciuta molto e che ve la leggo. Nessuno se non noi distruggerà la terra, nessuno se non noi la salverà. Noi siamo il diluvio, noi siamo l'arca. Una citazione veramente molto toccante secondo me, e che appunto mi incuriosisce, quindi per questa occasione vorrò leggere questo testo. Il 30 luglio invece sarà la giornata dell'amicizia. Ho scelto per questa giornata un libro di un autore che mi piace molto, che è Andrea De Carlo, un libro però che non ho ancora letto, si chiama Due di due, è una storia d'amicizia, ma è una storia d'amicizia raccontata in un periodo storico particolare durante la rivoluzione studentesca degli anni 60-70, del 68, e quindi mi interessa molto appunto leggere questo testo, che so che è diventato un classico contemporaneo, uno di quei libri insomma da leggere, da avere nella propria biblioteca. Veniamo adesso all'altra domanda: quale genere letterario leggerai di più nel 2022? Allora, anche questa si collega un pochino alla prima domanda, dipende.
dipende dai libri che sceglierò, però sicuramente posso dire che io so quali sono i generi letterari che amo meno, quelli che amo di più, e quindi posso in questo momento dire che il genere letterario, per esempio, della fantascienza non è un genere che mi è affine, e non credo che quest'anno cercherò di leggerlo. Mi voglio sforzare a leggere anche generi che normalmente non leggo, però non credo che sia questo l'anno. E per ritornare al discorso che facevo appunto prima, cercherò di leggere qualcosa che sia anche piacevole per i miei figli, quindi molto probabilmente leggerò molto young adult, forse un po' di fantasy, e una cosa che piacerebbe invece per me tornare a leggere sono un po' i romanzi storici. Mi piace molto la storia e il romanzo mi dà l'opportunità di rinfrescarmi alcuni avvenimenti storici che magari non sono più così presenti nella mia memoria, ma non solo, mi dà anche modo di conoscere quelli che erano gli usi e i costumi ai tempi del racconto, e anche questa è una cosa che mi interessa molto, quindi tornare a leggere romanzi storici. La quarta domanda è 3 obiettivi del 2022 non relativi ai libri. Allora, 3 sono un po' pochi, ma cerco di stare dentro la domanda. Sicuramente il primo obiettivo è quello di passare del tempo buono, di qualità con i miei figli. Questi 2 anni ci hanno provato tutti, siamo stati molto insieme perché ovviamente la pandemia ci ha costretto in casa, però sono stati anni preoccupanti. All'inizio non sapevamo bene questo virus che cosa avrebbe portato, quindi eravamo anche molto spaventati. Abbiamo dovuto lavorare molto nello stare insieme, più che altro nel tranquillizzare i bambini che sono molto sensibili e sentivano molto il peso di questa difficoltà. Adesso mi piacerebbe ritornare, sempre con le attenzioni che ci sono in questo periodo ovviamente, però ritornare un pochino a quella che era la vita di prima, passare un pochino più di tempo insieme, più tranquillo, magari riprendere le vecchie abitudini, come ad esempio noi avevamo quella del venerdì sera di fare una serata cinema, quella che noi chiamavamo serata cinema, ovvero guardavamo insieme un film e poi ne parlavamo insieme. A volte si faceva anche con qualche amichetto di scuola, chissà, magari riusciremo a riprendere questa abitudine. Il secondo obiettivo invece riguarda questo progetto, il progetto Mamma Raccontami. Vorrei ottenere un'organizzazione più precisa per poter dedicare più tempo a questo canale e anche al canale Telegram. Sono 2 canali che seguo molto, in generale anche per altri, seguo tantissimi profili, li ritengo veramente molto validi, quindi mi piacerebbe contribuire su questi tipi di canali. Il terzo obiettivo è quello di ricominciare a cucire. Nel passato ho cucito molto, in quest'ultimo anno ho un po' rallentato, devo dire un po' per impegni di lavoro un po' più pressanti del solito, ma anche perché effettivamente l'hobby del cucito è un hobby che richiede spazio, richiede tempo, e non sempre abbiamo a disposizione appunto tutto lo spazio e il tempo che vogliamo, però vorrei ricominciare da piccoli elementi, magari dai piccoli accessori, poi cucirmi qualcosa di vestiario magari per l'estate, dato che mi piace essere molto attenta a quello che indosso a livello di stoffa di qualità. Preferisco appunto cucirmi gli abiti io, in modo tale che possa scegliere esattamente cosa mettere sulla mia pelle. Ho molte stoffe che avevo messo da parte, quindi è il momento, credo, quest'anno di riprenderle un po' in mano e di rifare qualcosa. La quinta domanda è: un libro in attesa di essere letto e che devi leggere assolutamente? Allora, devo dire che tutti i libri in attesa nella mia biblioteca sono libri che devo leggere assolutamente, perché ho un po' questa frenesia del dover finire un libro. Quando mi viene in mente di leggerlo, lo devo leggere. Però per rispondere a questa domanda vorrei fare un'altra premessa. Qualcuno di voi forse sa che io ho un book club che gestisco insieme a mia sorella dal 2008, ha retto anche lo scossone del 2020, siamo riusciti a fare alcuni incontri online. Questa idea mi è venuta una notte del 2008, dell'estate del 2008, dopo aver visto un film che si chiama
il club di Jane Austen. Racconta di un club tutto al femminile, in cui venivano letti solo i libri di Jane Austen. Noi lo abbiamo realizzato in maniera un po' diversa e leggiamo tantissimi libri di generi diversi. Non siamo tra l'altro solo femmine, solo donne, e quindi insomma diciamo è completamente diverso. Ma abbiamo già letto Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen proprio per omaggiare, diciamo, il modo in cui questo club è nato. Avevo pensato di farlo nuovamente e lo proporrò anche al club con un altro libro di Jane Austen, Ragione e Sentimento. Non è che devo assolutamente leggere, ma mi piace molto celebrare le ricorrenze, quindi probabilmente per il settembre di quest'anno è il mese in cui si faranno i nostri 14 anni di club. Pensavo appunto di omaggiare, di fare un compleanno un po' particolare e leggere un libro di Jane Austen. Sesta e ultima domanda, una parola che descriverà il tuo 2022. Allora, questa domanda dovrei cambiarla un attimo con una parola che vorrei che descrivesse il mio 2022, perché purtroppo lo sapremo solo alla fine se poi l'avrà effettivamente rappresentato. La parola è comunque viaggio. Ci ho pensato un po' a questa parola. Siamo appena tornati da un viaggio di 3 giorni a Venezia con la mia famiglia, il primo viaggio vero che facciamo dal momento in cui è scoppiata la pandemia, quindi da 2 anni a questa parte. È stato un viaggio importante, un viaggio che ci ha unito molto come famiglia, un viaggio che ci è piaciuto molto. Devo dire che Venezia è splendida, se riuscirò farò un video anche su quello. Mi ha fatto capire quanto viaggiare sia importante per i bambini. Spero che questo 2022 mi dia l'occasione di fare tanti piccoli viaggi. Non voglio pensare a un viaggio enorme, lontano, ma mi basta anche dei piccoli weekend, dei piccoli assaggi che però ci diano appunto il senso del viaggio. Bene, le domande finiscono qui, quindi finisce qui questo book tag. Ringrazio tantissimo Manuela di avermi dato l'occasione di parlare di questi argomenti, perché mi sono molto divertita nel registrare questo video. Vi ricordo che se vi è piaciuto questo video, vi piace il mio canale, potete iscrivervi, attivare la campanella e così verrete avvertiti ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Per il resto, come si usa in questi casi, vorrei taggare un'altra persona che seguo qui su YouTube. Si tratta di Cheap is the Way, vorrei invitarla a rispondere a questo book tag. Mi piacerebbe vedere tanti book tag di questo tipo, così questa bella idea può continuare a girare. Aggiungo solo che lascio tutti i riferimenti dei libri che ho citato giù nel box informazione, con anche i miei riferimenti dei miei canali. A questo punto non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!